Come abbiamo visto nella prima parte di questo episodio, Borg Pisani approda segretamente a Malta. Gli obiettivi della sua missione sono molteplici. Scoprire i movimenti di una nave fantasma che, evitando ogni sorveglianza, trasporta di notte piccoli ma regolari rifornimenti a Malta. Informare sulla situazione alimentare e morale delle truppe e della popolazione. Scoprire se esistono installazioni radio o radar sullo scoglio di Filfola e sull'isolotto di Comino e scoprire obiettivi militari sull'isola di Gozo. Carmelo, la notte stessa, senza farsi notare, dopo una breve esplorazione, sbarca all'interno della grotta e scarica contenitori con acqua per 20 giorni, una pistola, una bomba a mano, munizioni, una radiotrasmittente, un cifrario, batterie, medicinali, alcuni rotoli di corda, benzina ed infine banconote per un importo di circa 200 sterline per ricompensare chi gli avrebbe prestato aiuto. Ma una tempesta insolitamente forte, dopo soli 2 giorni, si porta via viveri ed equipaggiamenti. Per 2 lunghi giorni Borg Pisani cerca, senza riuscirci, di scalare la parete a strapiombo. Purtroppo non ha più la barca e cerca a nuoto di trovare un altro accesso che gli permetta di superare la parete della scogliera. Eppure ricorda di averne usato più di uno da ragazzo. Evidentemente la forza del mare ha demolito quelle sporgenze nel corso degli anni, rendendo il muro ora inaccessibile dal mare. A smentita di chi ha ritenuto che non fosse sufficientemente preparato e dotato, va detto che a questo punto Carmelo è diventato un ottimo nuotatore. Infatti supera benissimo la terribile prova tra le forti onde all'interno della grotta, evitando di essere scaraventato sulle sporgenze delle pareti. Borg Pisani, affamato, assetato e distrutto dalla fatica, non è ora più in grado di scalare la scogliera come faceva da ragazzo ed è costretto a chiedere aiuto. Attira l'attenzione di una barca inglese in perlustrazione che lo porta all'ospedale militare a Mtarfa, dove viene ricoverato. Lì Borg Pisani è riconosciuto dal capitano medico anglo-maltese Tom Warrington, suo amico d'infanzia, che lo denuncia. I servizi segreti inglesi lo mettono agli arresti domiciliari a Slema fino ad agosto, cercando di convincerlo a collaborare. Non riuscendoci, lo trasferiscono nel carcere di Corradino a Paola, dove è interrogato ed infine accusato di tradimento. Il 12 novembre è processato a porte chiuse da 3 giudici maltesi e difeso da 2 avvocati. La giuria non ne riconosce la cittadinanza italiana e l'eventuale status di prigioniero di guerra. Il 19 novembre il tribunale emette pubblica sentenza di condanna a morte per impiccagione, per tradimento e cospirazione contro il governo di Sua Maestà Britannica. Viene avanzata una petizione per ottenere la grazia e la commutazione della pena in carcere a vita, che però è rigettata. La motivazione è che i fatti addebitati a Borg Pisani sono avvenuti in tempo di guerra e quindi non condonabili. La sentenza viene quindi eseguita alle 7:34 del 28 novembre 1942 nella prigione di Corradino. I suoi resti, già tumulati nel carcere, si trovano oggi nell'ossario del paese di Paola. A 6 mesi dalla morte, il 4 maggio 1943, re Vittorio Emanuele III onorò Borg Pisani con la medaglia d'oro al valor militare alla memoria, conferimento molto raro ad un milite non italiano. Benito Mussolini lo definì martire maltese e nel novembre 1943 gli intitola il battaglione Borg Pisani delle Camicie Nere Liguri, in cui combattono altri irredentisti maltesi. L'Accademia delle Belle Arti di Roma per un breve periodo è inoltre rinominata la Regia Accademia di Belle Arti Borg Pisani. Vie con il suo nome sono tutt'oggi presenti a Roma, Torino, Bari e Legnago. Nel 2010 un gruppo di estrema destra ha commemorato la morte di Borg Pisani con un picchetto presso l'ambasciata maltese a Roma.
Secondo lo storico italiano Giulio Vignoli, Borg Pisani va considerato tra gli ultimi martiri dell'irredentismo italiano, al pari di Cesare Battisti e Nazario Sauro. Secondo Frank Layton, invece, Borg Pisani è un'ingenua vittima della propaganda dell'Italia fascista e secondo Mark Harwood, Borg Pisani sarebbe stato addirittura tradito dagli stessi italiani che, avendolo mandato da solo in una missione di spionaggio in cui sarebbe stato facilmente catturato ed ucciso, come infatti poi avvenne, speravano di ottenere un colpo di propaganda contro i britannici sulla popolazione maltese. Tutt'oggi a Malta il politico di destra Norman Lowell è un esplicito ammiratore di Carmelo Borg Pisani. Come abbiamo visto, l'Italia gli ha poi conferito la medaglia d'oro al valor militare alla memoria. E questa è la motivazione. Il redento maltese e, come tale, esente da obblighi militari, chiedeva ripetutamente ed otteneva di essere arruolato nonostante una grave imperfezione fisica. Come camicia nera partecipava alla campagna di Grecia, durante la quale contraeva un'infermità per cui avrebbe dovuto essere sottoposto ad atto operatorio, al quale si sottraeva per non allontanarsi anche solo per pochi giorni dal campo di battaglia. Conseguita la nomina ad ufficiale della milizia artiglieria marittima, chiedeva insistentemente di essere utilizzato in una rischiosissima impresa di guerra alla quale si preparava in lunghi mesi di allenamento e di studio in perfetta serenità di spirito e in piena consapevolezza della gravità del pericolo. Catturato dal nemico, riaffermava di fronte alla corte marziale britannica di Malta la sua nazionalità italiana e cadeva sotto il piombo del plotone di esecuzione al grido di «Viva l'Italia!». Fulgido esempio di eroismo, di fede, di abnegazione e di virtù militari che si riallaccia alle più pure tradizioni dell'irredentismo. Come avrete notato, non avendo informazioni accurate, la motivazione parla di piombo nemico, mentre sappiamo che Borg Pisani fu ucciso per impiccagione. Dominic Mintoff, già ottavo primo ministro di Malta, di lui scrisse: Borg Pisani non era un volgare avventuriero che vendeva i suoi servigi alla parte dei vincitori. Era un giovane artista tranquillo, infiammato da un idealismo spericolato. Affrontò il patibolo in pace con Dio e con la sua coscienza. Malta non si vergogna di averlo come uno dei suoi figli. Prima di morire, Borg Pisani scrive le seguenti parole con un carboncino sulla parete della cella in cui passa le ultime ore della sua giovane vita. I vigliacchi e i servi non sono graditi al Signore.